Welcome, welcome, welcome. Buonasera a Eccoci qua. tutti. Bonsoir, bonsoir. Come state? Buonasera. Bene? Tutto Ok, bene, sì. tutto bene, tutto Ciao benissimo. Donato, Ciao ben tesoro. arrivato, ben ritrovato. Condivido un attimo il video e poi sono da Ben te. ritrovata a te. Sì, anche io ne approfitto. Dunque, opla. È finito, mo? Che non ti vedo, non ci vedo. Ah, eccoci. Perfetto. Ah, c'è la Laura. Ciao Laura. Ciao Lauretta. Sempre in prima fila. Bene, condividiamo. Storia. Eh, Perfetto. Uè. Prendo l'acqua un attimo. Ah, ho dimenticato anche un'altra cosa, arrivo subito. Eccoci qua. Arrivo. Come siamo belli, tutti rouge, rouge, scintillanti. Certo, io Io sono in invece, io invece, rispettiamo questo super Drake, quindi io ciao invece Paola, un po' più rosso coagulato, però va bene lo stesso. sei proprio È un, sul rossino. Allora, sì, benvenuti, benvenuti. Come è benvenuti. andata questa chiusura di questo computo dei 260 giorni? Guarda, È stata una stanotte, onda bellissima, no? sì, L'ultima onda onda della stella è stata veramente molto bella, no? splendida, Portato tante meravigliosa, cose. però anche molto pesante negli ultimi giorni, gli ultimi 3 giorni, fino anche stanotte compreso, è stato estenuante proprio. È venuto a galla di tutto, proprio questo sole E cosmico. beh, c'era proprio bisogno di lasciare andare tantissime Era cose, proprio, no? era proprio il traguardo che bisognava un Bisognava attimo chiudere, no? arrivare Quindi un po' oggi siamo calmi. nel kit numero uno, il drago rosso magnetico, quindi ricominciamo dal numero uno, come se oggi fosse il nostro primo dell'anno, quindi Eh sì, ponete un intento di ciò che volete fare in questo anno, un piccolo intento di quello che sentite dal vostro cuore, no? Come quando finisce l'anno si brucia il vecchione e mm, si ricomincia, no? Quindi ricominciamo dal numero uno, da questo drago rosso, che ora mi sono vestita tutta di rosso. A parte che il meraviglia. rosso, sapete che il mio armadio è pieno di rosso, quindi non c'è nessun problema Infatti, a tu sei la scegliere un donna di abito. rosso, È un sei la donna monotematico, diciamo, il mio armadio. No, ho anche altri colori, però diciamo che il rosso si nota abbastanza. sì. Come sapete, noi cerchiamo di condividere. Paolo, un tantino pesantino. Sì, perché c'è stata proprio la chiusura, è stato come prendere, io diverse volte ho portato questo Kindle 160, questo sole cosmico, ed è proprio come portare tutte queste memorie, no? Il tornare a caricare tutto per poi lasciarle andare, però sì, alcuni giorni, tutti mi state dicendo che sono stati giorni pesanti, poi a parte che ci sono stati tantissimi movimenti di pianeti che diciamo ci hanno fatto fare tanto lavoro, no? Quindi bisogna stare molto attenti, molto in attenzione di quello che c'è, no? E, e quindi sì, ricominciare oggi dal numero uno, da questa grande madre, da questo dragone che ci chiede di prenderci cura di noi, tanta tanta cura, no? E quindi è come ripartorirci oggi
e riniziare un nuovo nutrire questo giro. nuovo, nutrire un nuovo intento, un nuovo bambino. Esattamente, per nutrire noi. Cos'è la cosa che più volete fare? Ciao Eva, benvenuta. Allora, intanto vi ricordo sempre che io e Donato cerchiamo di condividere le nostre visioni dal nostro cuore, quello che ci arriva per quanto riguarda lo Solkin Maya, no? Queste onde incantate, queste energie che ogni 13 giorni si rinnovano, no? E io li condivido tramite i miei oracoli, tramite, voi sapete, le canalizzazioni che mi arrivano, quello che vi vogliono dire. Io mi affido totalmente alle voci Sì, che e tanto è totalmente in sincronia comunque. quindi non Sempre. voglio fare la tecnica, non voglio fare l'esperta dello solo che mi piace tantissimo, lo seguo ai miei viaggi in Messico da sempre, da tantissimi anni, ora tante cose riesco a capire il perché di tante cose che mi hanno detto, no? Quando leggevano la mia firma galattica, tutto sta tornando assolutamente in sincro. E Donato invece, che è un super esperto dello Stalking Maya, invece ci dà qualcosa di un po' più tecnico e anche delle tips ogni tanto quando si lascia andare. Sapete che io lo devo punzecchiare sto drago, non è che lo posso lasciare tanto così Sì, libero, infatti. no? Lo devo Se no tenere come un toro, più che un drago, un toro che lo devo la visione, punzecchiare. sì, la visione la devo lasciare libera e tu mi insegni questo. Esatto, e allora arrivano anche tante altre informazioni che ci sono veramente Ecco, utili, no? che Ciao cerco di Monica. che cerco di condividere. Sapete che io sono in Egitto e Donato invece è a Berlino, in mezzo alle tempeste, invece io sono Sì, sotto il tempeste mio pazzesche. meraviglioso sole di Ra. Vi Guarda, ricordo solo, prendo solo un secondo, che il 1° di marzo c'è un viaggio iniziatico per chi avesse voglia di fare un salto in Egitto e accompagnarci in questo percorso. C'è un viaggio iniziatico che abbiamo organizzato, dove ci sono già delle persone, ci sono ancora dei posti se volete, per unirci a noi in un percorso di 11 giorni. Quindi, se ne avete voglia scrivetemi e mando i programmi. E quindi grazie sempre di ascoltarci, grazie di essere sempre con noi. E oggi, guardate, sono in un'emozione molto molto diversa da tutte le altre volte. Questo drag è come se veramente sentissi proprio questa madre terra, quindi questa radice che porta giù e che proprio mi aggangia veramente, non soltanto le mie gambe, ma il mio primo e secondo chakra, come se veramente fossi avvolta da questa terra in cui sento profondamente la sua energia che mi accoglie e che mi tiene, che mi nutre, come se mi coccolasse, diciamo, in un certo senso. Lo dico perché è molto diversa l'energia che sento oggi da quello che ho sempre sentito le altre volte. Nelle ultime onde stavamo andando veramente molto in alto, quindi era tutto molto, molto, molto su. Questa invece è proprio per terra, quindi come la grande madre che mi abbraccia, la grande madre che mi accoglie, questo utero veramente viene come curato. Ricordate, questo utero ce l'abbiamo sia noi donne che gli uomini, non è una che ce l'abbiamo soltanto noi. E, e lo sento proprio come se nutrisse veramente qualcosa. Ciao Rosy, benvenuta. Che ciao. nutrisse dentro questo utero in ognuno di noi, veramente, che stesse instillando veramente le antiche memorie, come se ci agganciassimo a memorie antiche, a conoscenze antiche che portano dentro di noi. Ciao Katie. E, e che portasse come, in un certo senso, non la pesantezza della terra, ma proprio l'acqua, l'emozione di essere abbracciati, l'emozione del nutrimento. E sento proprio dal mio ombelico in giù come se fossi nutrita da un veramente un canale molto molto profondo che porta veramente come ok, va tutto bene, sto qui e ora, in questo momento,
non è più importante tutto quello che è stato fatto fino a ieri, in questi 260 giorni, tutto quello che abbiamo creato, no? Questo compito di 260 giorni, quante cose sono successe, quanti di voi si sono permessi di voler fare un percorso, di volersi conoscere, ok? E quanto invece oggi è ok, va tutto bene così, nulla da fare. Sono qui ora in questo momento e l'unica cosa che importa in questo momento è qui. Siamo qui con voi, sono accompagnata dal mio moonchild. Presente, presenza. E, e veramente oggi canalizzerò dal mio utero perché sono tutti lì, sono andati tutti giù nel mio utero, quindi non so. Sì, io te lo auguro veramente, Eva. Tassello dopo tassello, ognuno di noi sta mettendo un pezzettino e sta ritornando a essere uno. Dobbiamo solo permettercelo e ricordatevi, come ho detto tante volte, la vita è semplice, l'amore è semplice, quindi tutto sta nel quanto ci amiamo, quanto amiamo quell'utero, quanto amiamo quella connessione con quella terra che tanto rifiutiamo. Ok? Io l'ho rifiutata per tanto tempo questo grounding con questa terra, ma quando sono riuscita a portare giù quella radice c'è stato un grandissimo accoglimento, un grandissimo cambio. Quindi non abbiate paura che la terra vi fermi, non abbiate paura che mettendo giù le radici non potete più salire, anzi salirete molto di più. Simone, che è molto difficile, la cosa più difficile da fare per gli esseri umani è portare giù. E l'ancora più difficile è sto qui e ora, quello che ho mangiato stamattina è già storia, non esiste più, è passato. Quindi smettiamo sempre di con questo passato, siamo qui e non andiamo troppo avanti perché vi perdete il momento presente. Il momento presente vi può dare delle gioie infinite, può dare delle sorprese meravigliose, meravigliose. Esattamente, Eva, innalzare la nostra essenza, perché quando impari a stare sulla terra, e sai che per noi è un po' difficile, e in quel momento ci si innalza tantissimo e si va nell'essenza, ok? Ma godetevi questo momento, godetevi quello che avete qui davanti a voi, godiamoci questo momento insieme in cui noi vi condividiamo tramite il nostro cuore, tramite il mio grande amore, veramente. Io sapete che li amo tutti, e il mio cuore è tanto grande, e quindi da questo grande cuore, questo grande utero, visto che sono mamma di tanti figli in giro per il mondo, che non lo so nemmeno io quanti ne ho fatti, ma ne ho fatti tanti, ogni tanto li incontro, e godiamoci questo momento. Iniziamo ora, come sempre, in un grande respiro nell'affermazione di oggi del drago magnetico. Ok? Facciamo un grande respiro, entriamo nell'energia di oggi, Kin 1. In questo nuovo percorso dei primi 13 giorni, preoccupiamoci di questo, poi penseremo al resto. È il giorno 1, come se tutto ricominciasse, potessimo veramente concederci la possibilità di fare un nuovo counting e di darci la possibilità di rifare delle cose che pensiamo che siano finite, pensiamo che sia passato troppo tempo. No, possiamo, possiamo, possiamo. Io unifico per nutrire, attraendo l'essere, sigillo l'input della nascita con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Sono un portale di attivazione galattica. Entra in me. Respiro, sapete che il drago magnetico è un portale di attivazione galattica. Quindi lasciate che questa energia galattica che ci appartiene a ognuno di noi possa entrare dentro di noi e possa arrivare fino alla radice della terra affinché si possa connettere con la terra e possa entrare veramente a nutrirci, a nutrire questa grande madre, a nutrire noi. Vediamo che cosa questi 13 giorni, questa onda
il drago rosso, ci vuole comunicare. Cosa ci vuole dire oggi? Questa onda del drago ci vuole chiedere di avere il coraggio di stare, come ho detto prima, di stare qui e ora, in questo momento, di non agire, di non fare nulla, ma semplicemente di ricevere, stare nel dare e ricevere. Aprite il vostro cuore, perché per rinascere, per darvi la possibilità di rinutrirvi, ci vuole un grande, grande, grande amore. Quindi datevi la possibilità di rimanere ad aspettare e vedere che cosa si mostra per voi. Un grande coraggio, perché? Perché c'è un cambiamento, perché c'è qualcosa di nuovo, quindi c'è bisogno di smettere di stare nel passato, smettere di stare nel futuro, ma di stare qua. Eccoci qua, pronti. Ok. Guardate, non a caso oggi, proprio nel giorno 1 del drago, sapete che io non amo dirvi ciao Aurora, ciao Miki. Non amo dirvi che cosa, i numeri dei giorni, eccetera, però oggi ci viene richiesto come un tale. Che cosa ci chiede questo drago? Ricordatevi. Ci chiede di morire per rinascere. E quante volte noi siamo morti per rinascere? Ciao Paola, quante volte moriamo per rinascere? Perché ci sono cose che non vanno più bene per noi, quindi dobbiamo lasciarle andare. In quel momento muore qualcosa, muore la vecchia vita, muore il vecchio noi e nasce il nostro, noi stessi trasformati. E quindi questo drago magnetico numero 1, questo portale di attivazione galattica ci dice muori per rinascere affinché questo giorno la vita sia esattamente come tu la vuoi, che sia quell'armonia dentro di te e che venga riportato quell'equilibrio, ok? Ma qui e ora, come ho detto prima, proprio perché qui vi dice muori per rinascere, riconoscerti, per vedere chi sei e veramente mostrare quell'essenza, semplicemente di quell'essere che è appena nato e che ha il diritto, ha soprattutto il diritto di stare sotto il sole, di mostrarsi così com'è. Come vi dico sempre, voi siete bellissimi così come siete. Perché volete cambiare? Perché volete essere un'altra persona. Siete meravigliosi così come siete. Perché dovete imparare in questi giorni, accompagnati da questo drago, chi siete, che cos'è la vostra verità. Questo chakra della gola deve riattivarsi, deve parlare la vostra verità, dovete comunicare la vostra verità. Quindi rinascete e comunicate e fidatevi di voi, dovete fidarvi o vi riconoscete, avete diritto di stare sotto il sole e avete diritto di dire la vostra. Questo è fondamentale, di comunicare, ok? E veramente avete proprio anche il diritto di manifestare in questi 13 giorni i vostri progetti, ma manifestarli connessi a quel grande cuore che avete. E guardate che in questa onda voi cambierete modo di vedere le cose, perché se vi permettete di morire per rinascere e vi permettete di parlare la vostra verità, di comunicare che cosa avete bisogno per stare bene, quel drago per avere quel nutrimento, per sentirsi da quell'utero comodo, come io mi sto sentendo in questo istante, è come se veramente sotto io avessi una grande comodità, una grande abbondanza, mi viene a dire proprio.
Allora io in quel momento mi rilasso, sto semplicemente e allora cambio anche tantissimi modi di vedere, tantissime abitudini che ho e vedo delle cose che prima mi sembravano che fossero contro di me e invece li vedo a mio favore. Quindi vedete un po' questo drago, questa accoglienza di questo drago, questa rinascita, che cosa vi può dare? Tantissimo, vi riconnettete alle vostre memorie, quell'utero vi fa riconnettere con la madre a tutte le memorie che avete, sono tutte dentro di voi. Quindi c'è tanta ricchezza. Cambiate perché poi qui vi dovete connettere a tutte le vostre emozioni. Questo drago vi chiede di connettervi alle vostre emozioni, vi chiede di creare, di andare verso ciò che veramente desiderate e di lasciare andare il passato, di stare qui e ora, perché ora, se voi state sempre attenti al passato, arriva una chiamata per voi, non la vedete, non ve ne rendete conto. Quindi seguite quella chiamata e lasciate andare quello che è stato fino a ieri. Abbiamo lasciato e ricomincio e porta armonia nella mia vita. Devo mettere un po' tutto in ordine, come se a un certo punto mi rendo conto che va tutto bene, posso riportare quell'armonia nel mio modo di comunicare, nel mio modo di muovere, nel mio modo di essere, nel mio modo di essere amata, nel mio modo di amare, nel mio modo di lavorare, nel mio modo di respirare. Perché un bambino quando esce, cosa fa la prima cosa? Respira. Monica, datti il permesso di sentire quelle emozioni. Sei solo tu che le blocchi, lo sai. Perché? Perché abbiamo tanta paura. Quindi perché quel morire per rinascere? Perché non abbiamo più paura di poter sentire e non vogliamo più rimanere sudditi, non vogliamo più rimanere incatenati, ma vogliamo essere un popolo libero, liberi di mostrarci, liberi di essere. Allora a quel punto io taglio tutte quelle corde che mi tengono ancora legato e che mi tenevano prigioniero, ok? Ero solo io quello che mi teneva prigioniero, non è che c'era qualcun altro. E taglio e sto, come ho detto prima, sto. E sto qui e ora e mi godo il momento e sto qui e osservo come si muovono tutte le cose e rimango stupita per come si muovono tutte le cose, perché tutto è assolutamente talmente sincronico che mi sembra impossibile che sia così sincronico, ma tutto è assolutamente in sincronia. Quindi guardate bene cosa si mostra, perché la risposta alle vostre domande è davanti a voi. Vi potete permettere di sentirla. E a quel punto, guardate, c'è una cosa meravigliosa, non posso farvela vedere quello che sto vedendo oggi, adesso, ma quel manifestazione che vi ho detto prima, e mi permetto di manifestare ciò che voglio portare in questa vita, sta esattamente connesso a io creo ciò che voglio portare nella mia vita. Quindi è come se queste due energie fossero assolutamente in unione. Quindi questa onda vi dà la possibilità potentissima, ricordatevi, di creare e di manifestare il vostro progetto e ciò che veramente volete fare di voi stessi. Che sia anche niente, non importa, smettete di fantasticare, state qui ora e manifestate quello che è per voi. Ok, ma queste due energie, ricordate, sono assolutamente legate. Insomma, è bellissima questa informazione che sta arrivando in questo momento per questa onda, per questi 13 giorni. Quindi è come se ci aprissero un portale, non per niente, oggi è totale attivazione galattica, un portale, e ci dicessero, guarda, qui puoi, sta a te darti il permesso. E a quel punto che cosa succede quando ti dai il permesso anche di creare? Quando ti dai il permesso di creare, tu sei assolutamente in connessione tra cielo e terra
e si apre veramente una nuova possibilità, un nuovo cammino, un cammino che è assolutamente il vostro, che è diverso mio da quello di Muncai, da quello di Monica, da quello di Eva, da quello di Paola, da quello di Aurora, diverso. Ognuno di noi ha il nostro modo, ma questo è il bello, che ognuno è diverso, come vi dico sempre. E che cosa vi chiede il 13° giorno? Vi chiede di stare nell'essenza, di smettere di mettervi questi veli, di smettere di stare nascosti. Non nascondetevi più. Il drago vi sta nutrendo affinché voi possiate togliervi quel velo e finalmente mostrare veramente chi siete. Quindi è un percorso veramente meraviglioso e quello che mi stanno comunicando è veramente credere in voi, credere in quello che porta a fidarvi di quella voce, del vostro sentire, quello che dico sempre. E la manifestazione e la creazione sono assolutamente come se fossero un canale. Quindi sentitelo questa sincronia e utilizzatela perché è veramente molto, molto, molto importante. Bene, adesso diamo gli aiuti per questa onda. Guarda, l'innocenza. Che cosa dice l'innocenza? Dice di fidarvi, la grande fede, quella che vi ho detto prima, vi dovete fidare di voi, soltanto di voi. Quindi qui c'è bisogno che fate veramente un atto di fede, c'è bisogno di tantissima fede, siamo rinati, abbiamo bisogno di avere fede per poter andare avanti, per poter passare tutti questi 13 giorni che vi garantisco sono bellissimi. Se vi date il permesso, qui sta molto nel darvi il permesso di rinascere. Se voi volete continuare come prima, ovviamente sta a voi. E che cosa guardate? Le carte della All-in, del Sole e della Luna, onorare. Onorate tutto ciò che avete intorno, onorate ogni giorno di questi 13 giorni. Fidatevi di voi, soltanto di voi, abbiate fede in voi stessi e onorate quello che avete intorno. Fate come vi chiedo sempre un piccolo rito in cui vi onorate, onorate voi stessi perché vi dimenticate sempre di voi, quindi fermatevi. Oggi, qui e ora, rinasco, la grande madre mi abbraccia, è con me e io ho deciso che mi onoro e sto in questo momento, faccio una meditazione, porto dell'acqua nella terra, prendo dei fiori, accendo una candela vicino a me, sto e mi abbraccio e mi dico benvenuta e bentornata, possiamo ricominciare insieme e sarà un bellissimo percorso. Grazie. Ora vi leggo il poema meraviglioso del drago. Facciamo un grande respiro. Io sono la forza primordiale, codificata dal drago rosso. Il mio numero è l'1. L'unificazione dell'essere primordiale. Io sono l'antica dei giorni. Io entro nel tuo universo attraverso la prima porta di luce. Io tengo memoria dell'essere cosmico dentro la sorgente primaria, la culla e il terreno di gioco dei fabbricatori stellari e dei maestri stellari. L'eternità è il mio copricapo. Io do nascita a tutte le forme e nel nutrire ogni forma io nutro compassione per tutti gli esseri viventi, risvegliando in loro un'essenza sigillata nella Genesi che ritorna sempre alle mie origini. Conoscere me è intravedere la matrice primordiale. E se mi incontrerete,
resterà soltanto come un mistero, riflesso a voi, indietro, richiamandovi per sempre. Meraviglioso, no? Quindi buona rinascita. Stupendo. Accoglietevi, accoglietevi e veramente ritorniamo oggi alle origini con questa terra che ci avvolge, ci abbraccia per fare in modo che possiamo uscire di nuovo e darci la possibilità di ricominciare da che cosa? Dal numero uno. Quindi buon cammino di questi 13 giorni. Vi amo Grazie, e passo la parola al mio dragone. Grazie a grazie tutti, grazie, tesoro. grazie, grazie. Grazie mille, meraviglioso. Allora, dunque, eccoci qui di nuovo da capo, di nuovo, di nuovo una nuova partenza, un nuovo intento, un nuovo seme che dovremo piantare dentro di noi e che già ieri, attraverso questo sole cosmico che comunque trattiene ovviamente energia molto maschile, ehm, questo sole finalmente è riuscito a come dire, uscire oggi tutto, diciamo, tutto il lavoro fatto, quindi il collegamento che c'è sempre nella costante fra il tono 1 e il tono 13, quindi l'inizio e la fine, lo troviamo in ogni magnetico, in ogni cosmico, perché il tono occulto per esempio di oggi, del magnetico, non è altro che il glifo di ieri. Quindi questo sole cosmico nella pancia del drago, che cos'è se non quella verità, quell'illuminazione, quell'essenza che noi ora dobbiamo fare nascere, dobbiamo portare fuori allo scoperto e, e che quindi va assolutamente nutrito nella giusta cura e nella giusta accettazione, nell'amore appunto dell'accettare questo nostro nuovo figlio, questo nostro nuovo parto che da oggi poi per altri 9 mesi, quindi se volete tornare un attimo indietro lo scorso dragone appunto magnetico, 9 mesi fa era più o meno novembre, ecco. Quindi che cosa siamo diventati fino adesso, che cosa realmente siamo pronti a partorire e a comunque nutrire da quello che abbiamo ottenuto, da quello che siamo divenuti. Ora, adesso il drago ce lo chiede, il drago appunto numero 1. In quella pancia appunto c'è quel fuoco del sole universale che rappresenta la vita, perché senza il sole non esiste vita, senza la verità non esiste amore, e quindi dentro la pancia, anche simbolicamente, se pensate, cosa trattiene il drago? Quel fuoco che tiene e che deve per forza in questo nuovo ciclo fuoriuscire per appunto mostrare, come diceva prima Cinzia, chi siamo e cosa vogliamo attrarre senza nessun pudore, senza nessuna vergogna, senza nessuna ehm, ostruzione, ecco, dobbiamo cercare proprio di rimanere presenti a noi stessi nell'essenza più pura e uscire allo scoperto. Bellissimo anche questo che Cinzia prima ha detto riguardo a lasciarsi morire per poter rinascere. In effetti nella fusione di questi due toni che vi ho detto, l'1 e il 13, cioè quindi la fine e l'inizio, c'è proprio questa lezione qui. Quindi ciò che inizia è contenuto in ciò che inizia è contenuta una morte in pratica, perché noi nasciamo e sappiamo che dobbiamo morire. Quindi anche il contrario dobbiamo considerare, che ciò che deve essere, insomma, deve morire, lascia spazio a un nuovo seme per entrare, e quindi questo è molto molto importante. Ecco, e quindi dobbiamo pulire questo utero che diceva tanto Cinzia prima,
proprio per far entrare nuovi intenti più sani, più puliti, più in coerenza, in fedeltà alla nostra essenza, quello che vogliamo portare e la nostra verità di chi siamo realmente. Appunto, dunque, questo è più o meno l'intento di questo drago, ecco, che adesso nelle prime diciamo, permutazioni da qui al 13 e anzi in realtà da qui al 20 in questa prima colonna percorriamo proprio in purezza tutti e 20 i glifi per la prima volta. È come se per la prima volta fossimo usciti da questa grande caverna, da questa grande appunto utero della terra, e queste 20 tribù escono fuori allo scoperto e ognuna porta una propria missione, un proprio intento, che adesso andremo a guardare un po' più nel dettaglio. Mi ricordo se volevo dire un'altra cosa. No, direi che ho detto tutto, sì, riguardo a questo grande inizio, insomma. Ricordatevi appunto di pensare a degli intenti, come si fa più o meno con anche le lune nuove o il primo dell'anno, insomma, quello che volete appunto realizzare, diciamo, in questi 9 mesi, cosa volete fare nascere. Dopodiché appunto entriamo nell'energia del vento, di cui ha parlato anche qua già Cinzia in realtà, però ve lo rispiego un attimo. In pratica non c'è ovviamente vita senza il respiro, e quindi il sacro posto che lo spirito chiede all'interno del nostro corpo, qui ci sfida ad entrare e a portare appunto nel verbo poi il messaggio che lo spirito ci vuole canalizzare. Quindi questo è il vento lunare di domani. Poi dopo abbiamo la notte elettrica blu, che aziona e attiva, diciamo, un servizio affinché il nostro sogno inizi a uscire e come dire, dall'inconscio per manifestare se stesso nella realtà in cui viviamo. Quindi una persona che non sogna o non conosce i propri sogni non dorme, diciamo, dorme stando sveglio, ecco, quindi è importante sapere sognare ad occhi aperti, ecco, questo ci insegna la notte elettrica, e a credere in quello nei sogni che facciamo e quello che vogliamo realizzare e portare proprio fuori come tesori nel quotidiano. Poi abbiamo il seme numero 4, autoesistente, che Cinzia conosce molto bene, perché è il suo alleato e compagno di sempre dalla nascita, e che ovviamente anche lui ci insegna che nella pazienza, nella costanza, nella semplicità e nell'innocenza, quindi la fede di cui parlava prima Cinzia, questo è il seme, avere fede che quel progetto, quel contenuto possa riuscire a trasformarsi in vita, in farfalla, in frutto, in qualsiasi cosa che comunque, diciamo, ha avuto il suo giusto tempo, ecco. Quindi pazientemente questo seme deve germogliare, deve appunto fare fiorire la propria memoria e tutto quello che ne è contenuto. Poi il serpente abbiamo il numero 5, intonante, che risveglia e potenzia, diciamo, il proprio l'istinto primordiale, quindi che è insito nel nostro DNA, quindi tutto ciò che noi sentiamo proprio attraverso il corpo è molto importante, permetterci di sentirlo fino in fondo e assolutamente affidarsi appunto a quell'istinto, ecco, farlo fluire attraverso il corpo e sentire fino in fondo tutto quanto, tutto quello che ci vuole comunicare il corpo, perché il corpo è il nostro veicolo, diciamo, primario, quindi dobbiamo assolutamente ascoltarlo. Il serpente ci chiede proprio l'attenzione dei nostri sensi, di tutti i sensi fisici.
i nostri istinti primari, ecco. Poi abbiamo il Lacciatore dei Mondi, numero 6, che ci chiede di ritornare in armonia con ciò che ci fa paura, diciamo, che noi interpretiamo come morte e che interpretiamo come in realtà fine di un qualcosa. In realtà è proprio quello che ci crea un collegamento. Ecco, quando noi capiamo questa cosa, ritorniamo a fare pace con questa paura atavica di ciò che non sappiamo cosa ci attende, oppure che comunque ha trattenuto sì, timori, fobie e tutto quello che va a diciamo appannare, ecco, la nostra presenza nel quotidiano, e quindi abbiamo paura di quello che sarà, di quello che è stato. Semplicemente qui dobbiamo riallacciarci al concetto di morte e rinascita, ecco, quindi la morte come campo informativo che ci permette di conoscere diversi tipi di interazioni, di comunicazioni, di sentire più sottile. Ecco, questo è la Lacciatura dei Mondi. Poi abbiamo la mano, numero 7, qua siamo nel cuore, il cuore dell'onda, che ci insegna anch'essa ad affidarci a comunque una resilienza, cioè trasformare le proprie ferite in medicina, ecco, guarire dai propri errori, quindi riuscire a entrare in contatto con quell'essenza, diciamo, che è una sorta di balsamo che ci aiuta nel quotidiano vivere e per capire in cosa noi siamo bravi e in cosa noi diciamo ci sentiamo più a nostro agio, ecco, anche nel mondo, diciamo, fisico, e deve esserci una grandissima consonanza però con diciamo il nostro spirito e la nostra anima, perché nel numero 7 sappiamo che è tutto molto invisibile, ecco, questo tipo di aiuto. Dopo abbiamo la stella numero 8, e nella stella cerchiamo di brillare e di utilizzare, diciamo, gli strumenti abbellenti di cui noi già disponiamo. Quindi qua lei ci fa realizzare quanto noi siamo diciamo padroni e diciamo anche unici nel nostro essere, e quindi la nostra bellezza qua raggiunge un'ottava più alta, quindi un senso più alto, e la stella ci chiede di dimostrarlo apertamente, perché in ognuno di noi c'è una bellezza unica e che dobbiamo assolutamente fare respirare, fare vibrare, fare, insomma, illuminare. E poi abbiamo la luna numero 9, che è la luna solare. Con la luna solare andiamo a porre l'intenzione di entrare molto delicatamente nel nostro mondo emozionale, quindi riuscire a farci strada con questa lanterna dentro di noi per riuscire a manifestare e far uscire allo scoperto tutto quello che tratteniamo, tutte le emozioni che abbiamo nascosto e di cui ci vergogniamo anche. Quindi fluire in queste acque vuol dire farle, diciamo, tornare a risplendere e a volerle comunque portare di nuovo scorrevoli, ecco, lungo il cammino del nostro percorso, che ci porterà appunto verso il movimento, quindi quel viandante che è alla fine e che ci chiede proprio di
spogliarci di tutte queste pesantezze del passato, di quello che è stato, delle colpe, di tutto quello che la nostra anima ha accumulato, diciamo, lungo le sue esistenze. E quindi adesso liberi da questi carichi emozionali pesanti, entriamo nel cane planetario. Infatti nel planetario noi mostriamo apertamente quello che il cuore ci comunica, quindi ehm, come possiamo appunto ehm, come dire, curare e diciamo nutrire, se non con l'amore, prima noi stessi per poi essere di aiuto verso gli altri. Quindi qua possiamo mostrare perfettamente, siamo pronti a, a donare questo amore che è già pronto e diciamo fruibile, soprattutto per gli altri e per essere, diciamo, portato allo scoperto. Poi dopo abbiamo la scimmia 11, che è molto importante. Questo è l'energia appunto di Valun Wotan, e quindi che appunto grazie a lui e attraverso di lui Pakal Wotan è riuscito diciamo, rendere chiaro questo tipo di messaggio e questo tipo di scienza, perché per me è una scienza, e quindi attraverso il gioco, anche attraverso il, lo scomodo, ecco, attraverso il prendere le cose molto più alla leggera, che è proprio l'antitesi del drago, perché l'11 ovviamente si oppone come sfida al tono 1, quindi in questo caso il drago. Quindi qua ci insegna che appunto la scimmia ci insegna che dobbiamo rimanere sì fedeli a quello che siamo e non, come dire, farci troppo violentare da quello che è esporre diciamo, noi stessi, però allo stesso tempo dobbiamo alleggerirci e portare questo, questo carico di essenza che c'ha il drago, questo mistero che trattiene, dobbiamo renderlo più leggero e giocare anche con queste cose, con questi elementi e con questa grandissima sapienza che in realtà il drago porta e nasconde gelosamente. La scimmia qui ci porta fuori e ci dice basta, adesso giochiamo un po' e ridiamo anche di noi stessi, insomma, e dei nostri drammi, delle nostre, comunque, di tutto ciò che portiamo, ecco, nel bene e nel male. Poi dopo abbiamo l'umano cristallo, che appunto ci porta ad unirci agli altri, quindi cercare di sì, essere ognuno diciamo unico padrone e quindi diciamo portatore della propria verità, della propria volontà, però in assoluta unione, ecco, in unione e anche in trasparenza verso le persone, perché comunque deve essere tutto molto, molto chiaro e molto fedele e coerente, ecco, verso quello che noi portiamo e quello che fino a qui abbiamo saputo di essere, ecco. E infine appunto raggiungiamo il viandante dei cieli, che cosmico ci dice di trascendere rimanendo presenti a noi stessi, però pronti a quel salto, ecco, pronti a uscire e a trovare nuovi terreni che quel drago dovrà andare a toccare. Quindi prima di toccarli dovrà quindi essersi alleggerito e potersi innalzare per raggiungere nuovi spazi in esplorazione, che qui appunto il viandante dei cieli ci apre. È come se una sorta di porta, comunque sì,
di passaggio che ci fa finalmente uscire veramente da quella terra, da quella caverna, per diciamo, per innalzarsi e prendere nuove direzioni a cui, diciamo, portare questa profezia, questo messaggio profetico dal cuore della terra. Ecco. Perfetto, abbiamo finito. Adesso vi leggo anch'io il poema della forza del drago rosso. Quindi, forza primeva. Io sono la forza primeva, codificata dal drago rosso. Il mio numero è l'uno, l'unificazione dell'essere primevo. Io sono l'antico dei giorni, entro nel tuo universo attraverso il primo portale della luce. Detengo la memoria dell'essere cosmico all'interno della fonte primeva. Il luogo di nascita e il campo di gioco degli Star Maker e Star Master. L'eternità è il mio copricapo. Io do vita ad ogni forma, nutro compassione per ogni essere vivente, risvegliando in esso un'essenza custodita in ogni genesi ciclica delle mie origini. Conoscermi è osservare la matrice primeva, e se mi incontri sarà solo sotto forma di un mistero che riflette te stesso e che ti chiama per sempre. Perfetto. Grazie Dragone, Grazie a voi grazie Moonshine, dell'ascolto. grazie a tutti. La cosa che volevo dire è che questi 13 giorni, ricominciando, andiamo a incontrare le prime manifestazioni, dico bene, Moonchild, Mhm. delle energie dello stalking, quindi Esatto. molto importante in questi Del 13 giorni sono le 22. prime manifestazioni, no? Sì, E quindi è proprio importante che in questo percorso di rinascita ogni giorno ci sia qualcosa che ci accompagna come di nuovo, no? Quindi ci accompagna come proprio a darci il permesso, continuo a ribadire, di metterci in contatto con le emozioni, di rinascere, di stare qui ora, di sentire quell'utero e tutto il resto, no? Quindi ci accompagnano tutto quello che succede, come sempre i pianeti, anche che si muovono nel cielo, non sono contro di noi, ma sono sempre per accompagnarci nel nostro lavoro di ritorno a casa. E la casa è qua, nel nostro cuore, ricordate. Quindi grazie a giusto. tutti gli ascoltanti, grazie Ros, grazie Paola, grazie a tutte le Grazie a Paole, tutti. che sono diverse, grazie Eva, grazie a tutti veramente, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno e con grandissimo amore abbiamo condiviso le nostre visioni. Grazie Moonchild e un Grazie bacio a te, grande. tesoro. Un Vi voglio bacione un mondo grande. di bene e buoni 13 giorni. Ci sentiamo alla prossima onda. Un bacio. A presto, un bacione. Ciao, Grazie ciao mille. Donato, ciao, ciao a tutti. Ciao tesoro, a presto, grazie, ciao. Ciao.